Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con una ricetta perfetta per l'estate che è in arrivo. Un'insalata di riso fredda ma gustosa accompagnata con il polpo e le verdure. Potete utilizzare le verdure che più preferite e che pensate si accompagnino bene con il polpo. Io sono andato sul classico, quindi uno spicchio d'aglio privato dell'anima e un paio di gambi di sedano. Taglio entrambi abbastanza sottilmente in modo che poi diano sapore ma non siano troppo invadenti, lasciando spazio a polpo e riso. Li metto in una ciotolina non troppo grande, poi ricopro tutto con aceto e condisco con sale fino che aiuta la cottura a freddo delle verdure. Queste daranno la parte acida a tutta l'insalata di riso. Dedicatevi poi alla cottura del polpo portando a ebollizione una pentola d'acqua non salata ma aromatizzata con uno spicchio d'aglio e qualche gambo di prezzemolo. Quando l'acqua bolle, tuffateci dentro il polpo dalla parte dei tentacoli e ripetete questa operazione un paio di volte in modo da farli arricciare su se stessi e renderli più belli da vedere. Abbassate poi la fiamma e lasciate sobbollire delicatamente per circa 40 minuti con pentola coperta. Passato il tempo di ebollizione, spegnete la fiamma e lasciate raffreddare nella sua acqua per altri 40 minuti. Togliete poi il polpo dalla pentola e lasciatelo raffreddare completamente all'interno di una ciotola o su un tagliere. Una volta freddo sarà più facile da tagliare senza rovinarlo e potete suddividerlo come più vi piace. Io separo i tentacoli dal corpo, poi divido tutto a pezzi abbastanza grossi e soddisfacenti lasciando qualche tentacolo lungo per poterlo disporre sull'insalata come decorazione. Trasferite quindi il polpo tagliato all'interno di un contenitore e passate alla cottura del riso. Io quando cuocio il riso per le insalate lo lavo per eliminare parte del suo amido. In questo modo i chicchi saranno più sgranati e non incollati, i tempi di cottura diminuiranno e anche le calorie del riso che d'estate fa sempre comodo. Sciacquatelo 2 o 3 volte fino a quando non vedete più l'acqua diventare bianca e scolatelo. Per recuperare parte del sapore del polpo poi lo cuocio direttamente nella sua acqua di cottura. Salate dunque l'acqua, dato che il polpo era stato cotto senza sale, e lasciate cuocere il riso fino a quando non lo sentite al dente. Tenete conto che avendogli lavato via molto amido impiegherà molto meno tempo a cuocersi, quindi controllatelo spesso. Una volta raggiunto il grado di cottura che vi piace, scolatelo e mettetelo a raffreddare in una ciotola capiente o meglio ancora su una teglia larga in modo da velocizzarne il raffreddamento. Quando si sarà completamente raffreddato non resta che sgranarlo e aggiungerlo al polpo. Basta grattare leggermente con il cucchiaio e i chicchi cadranno ben separati all'interno della ciotola. A questo punto le verdure avranno assorbito il sale e l'aceto e potranno trasferire all'insalata una bella e briosa acidità rendendo meno piatta la preparazione. Mescolate riso, verdure e polpo in modo da distribuirle in maniera uniforme nella ciotola, poi aggiungete una generosa spruzzata di olio extravergine d'oliva per condire e rendere più scivolosa la vostra insalata. Versate sul vostro piatto da portata e decorate a piacere con qualche tentacolo che vi eravate tenuti da parte. Un'ulteriore nota di colore potete darla anche con una manciata di prezzemolo tritato fine. Portate dunque in tavola e servite in ciotole, piatti o anche in bicchieri come sto facendo io. Cercate di lasciare sempre a vista qualche tentacolo che rende molto più invitante la presentazione e volendo arricchite ulteriormente con un'altra spruzzata d'olio, soprattutto se avevate tenuto l'insalata in frigorifero in attesa dei commensali. Io anche oggi, come ogni giovedì, vi saluto, vi auguro buon divertimento con questa preparazione estiva e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!